Allora, buongiorno signora Marina Salamon, la ringrazio prima di tutto a nome del gruppo Cross Cultural Business Skills 2014 per questa opportunità. È un piacere e un onore poterla intervistare su temi quali la leadership e il decision making. Se vuole intanto introdursi e raccontarci un po' così questa sua posizione. Allora, io sono imprenditrice, eh, le nostre aziende attualmente sono più di 10 in settori diversi: fashion, moda per bambini, nel settore lusso di livello medio-alto, banking, soprattutto web banking con una banca quotata in borsa, ricerche di mercato, social media, comunicazione e web marketing. Questi sono i settori principali, anche impianti fotovoltaici e immobiliari, secondariamente. Ho fondato io queste aziende, una sola è stata acquisita, per il resto sono azionista fin dagli inizi e ho accompagnato la crescita. In cosa consiste possedere leadership e come la si guadagna? Ehm, Guarda, direi che possiamo fare un esempio concreto. Mi è accaduto un mese fa di licenziare un top manager di una nostra società che doveva coordinare altre aziende nell'offerta di web marketing perché agiva con autorità, mandando degli ordini agli altri via mail. E quello che io gli ho detto è: tu non capisci che non hai il diritto di essere leader se non attraverso la fiducia, la stima e l'amore, scusa se uso questo termine, che gli altri metteranno su di te. E quindi, proprio in quell'occasione, gli ho detto: o tu capisci che neanch'io, che sono azionista di controllo di queste aziende, avrò mai diritto di essere leader solo per il possesso delle azioni, ma lo avrò perché ogni giorno darò testimonianza delle mie competenze, della mia utilità e del mio essere umile. Se non metto in campo questi tre fattori io e tu al mio fianco, perché tu sei il mio portavoce e devi coordinare 4 aziende, non può funzionare così, perché la gente a quel punto si accorgerà, come si è accorto, che non sei capace e che non capisci i problemi che hanno i capi di queste 4 aziende. Sarebbe d'accordo, se si affermasse che la leadership è conferita a un individuo, quindi più attraverso l'autorevolezza e i traguardi personali raggiunti, che come una dote che viene un po' offerta per scontato, che viene con la posizione rivestita all'interno di una compagnia. Sì, sono molto d'accordo, è sempre stato così, ma in quest'epoca, oggi, lo è ancora di più di 10 anni fa o di 50 anni fa, perché c'è un'accelerazione fortissima nelle competenze, nelle skill richieste, e c'è un'evoluzione accelerata dei prodotti e dei mercati. Per cui o siamo noi i primi che uniamo all'autorevolezza anche la capacità di innovare continua, oppure non potremo essere in grado di mantenere la leadership, perché il mondo cambierà più veloce di noi. Quindi io direi anche c'è un nuovo fattore che si unisce, che è, oltre alla competenza tradizionale, la capacità di evoluzione. È come la fine dei dinosauri e l'arrivo dei mammiferi. Sopravvissero gli animali, non i più forti o i più grossi di dimensioni, ma quelli che evolvevano più velocemente rispetto ai cambiamenti climatici della Terra e alle fonti del cibo. Nella Eh, domanda, quando parlate di traguardi raggiunti, il tema è: uno può averne raggiunti di meravigliosi fino a ieri, ma essere inadatto ai prossimi anni. Allora, È visto che come stare bene in un mare piatto. Devi imparare ad attraversare le onde, che non è fatto solo di tecnica del nuoto, ma anche di chiudere la bocca e respirare fuori, no? assolutamente.
Mi permetto di rincarare la dose in un certo senso, visto che siamo finiti su questo tema, dato che definire a parole la figura di leader è spesso fuorviante, se non a dir poco dire impreciso, secondo lei quali sono le caratteristiche o attitudini che le vengono richieste nel day-to-day business e con le quali ha maggior confidenza sul campo di lavoro e si ritrova a dover mettere in pratica in maniera costante e dover avere in continuo aggiornamento? È possibile definirle in un certo qual Ma modo? la cosa su cui io sto lavorando molto, che è molto innovativa, è mescolare l'umanità con le competenze tecniche. Ci farò un altro esempio concreto. Venerdì ero a Milano, l'ultimo appuntamento era con un giovane imprenditore bravo, molto bravo, che ha fatto una nuova linea di abbigliamento, Mhm. ma che non ce l'ha fatto con le banche a crescere come gli viene chiesto dal mercato e che vuole diventare socio nostro. E lì io certo che avevo analizzato i bilanci, analizzato il business, il posizionamento della marca e tutto quanto. Avevo dei punti fermi, per esempio voglio la maggioranza, ma li avevo immediatamente correlati a una componente umana. Gli avevo detto voglio la maggioranza ma non per sempre, per 5 anni, perché devo mettere io il denaro con le banche e le garanzie con le banche, ma poi la riprendi tu e non a una cifra impossibile, a una cosa che stabiliamo insieme dal primo giorno, in maniera che torni in mano tua e sarai tu a guidare dopo. Nel Sono frattempo ti chiedo di proteggere le persone che avremo assunto, che tu non faccia certo, certo, pasticci, che non me la delle sposti dal responsabilità. Veneto a Milano o viceversa. Però mescolavamo, e questo colloquio è durato 3 ore, ma si trattava proprio di prendere in mano un'azienda e riprogettarla, anche le nostre vite. Ma quello che lui scrive è: sono super contento, bella la semplicità e naturalezza con cui abbiamo condiviso il nostro vissuto e le prospettive di business. Parlando della sua impresa, come è distribuita la gerarchia nella sua organizzazione? Allora, io per avere tante aziende ho imparato che l'unica strada possibile è avere un top manager per azienda. In un caso solo ne abbiamo due insieme che si condividono le funzioni, quindi due CEO con competenze in parte su un'area e in parte su un'altra, che con noi l'innovazione, la rivoluzione, la differenza è che è socio anche, e non con delle stock option che si rivendono dopo 3 mesi o 6 mesi per portare a casa soldi, ma con una prospettiva di lungo periodo, da imprenditori che condividono una strada. Bello. Stiamo parlando di medie aziende, attenzione, io non sono la Vodafone, non sono una multinazionale, dove ovviamente tutto è diverso. In questo rapporto che ha con i suoi manager e capi delle diverse organizzazioni, è generalmente accettato e incoraggiato il feedback, quindi top down e bottom up, o è più così un po' a compartimenti stagni la relazione che No, c'è? molto incoraggiato, addirittura io vado a campione, io stessa a tratti, ma non per spiare, per capire l'umore dei dipendenti, io mi metto a parlare con la gente a caso, proprio random, e loro lo devono fare. L'esempio, sempre scusa il mondo animale, che io uso è: cercate di volare alti come un'aquila e non ad altezza tacchino, perché se no non vedrete i problemi dall'alto. Però dovete essere in grado continuamente di volare in giù come un'aquila vola a catturare il coniglio e poi risalite, perché quando sei fermo sulla tua scrivania non hai lo stesso sguardo sulla realtà. Devi andare in giro per l'azienda e parlare con la gente nel loro posto di lavoro, non riceverli sulla tua scrivania. È sbagliato, li fa sentire sottomessi e li fa essere meno liberi rispetto al parlare, portandoli fuori a mangiare in pizzeria, per esempio, o nella loro stanza. Avrebbe un consiglio che le piacerebbe poter dare a un gruppo di studenti affiatati e curiosi di entrare presto nel mondo del lavoro? Sì, il consiglio pratico è: non guardate quando entrate in un'azienda come prima cosa lo stipendio. Controllate chi sono i capi, sia i capi in alto
sia i vostri superiori e valutate quanto aperti sono a trasmettere l'esperienza e a insegnare, quanto saranno capaci di fare formazioni, qual è il clima aziendale, se è bello per l'immagine del prodotto che vende o se è realmente un clima aperto, corretto e innovativo. Non guardate solo l'etichetta, ma cercate di, in inglese si direbbe to feel, to smell, annusarlo da vicino, perché il vostro futuro sarà legato a questo anche, all'intelligenza con cui sceglierete i vostri primi luoghi di lavoro e a quanto formativi essi saranno per il vostro futuro. E quindi non voglio dire di rifiutare tutto, si può anche scegliere un luogo non convincente per un'emergenza o per bisogno di guadagnare, però tenete lo sguardo aperto e continuate allora a cercare. Grazie Ok? mille di nuovo, è stato illuminante. Ok, Ok, alla prossima. chiudo, a Sì, posto? posto così. Va bene. Grazie, ti vivo quando vuoi, ciao! Senza